Aia, porca. Eccoci qua, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo video. Oggi vi porto quella che è la prima vera recensione sul mio canale e non potevo che iniziare dalla mia personale Honda CBR 500R. Siamo diretti praticamente al mare, a Bacoli, e nel frattempo vi parlerò un po' di quelle che sono le mie impressioni dopo i primi, diciamo, più o meno 800 km. Sto con le cuffiette dell'iPhone messe dentro la spugna del casco, speriamo bene, magari si sentirà un po' wattato, inizio a scusarmi per quello che è la qualità dell'audio, però meglio di così ragazzi per il momento proprio non si può fare. Veniamo a noi comunque, iniziamo con un po' di caratteristiche tecniche della moto, proporrei di iniziare dal motore. Il motore è un motore da 471 cm3, bicilindrico in linea, che eroga una potenza massima di 48 cavalli, 35 kWh a 8500 Nm, mentre invece per la coppia massima la troviamo a un valore di 7000 giri e corrisponde più o meno a 44-43 Nm. Cosa si può dire di questo motore oltre i numeri? È un motore che per la stessa missione di Honda tende a voler girare alto e io mi sentirei di confermare. La moto è veramente presente su più o meno tutti i regimi di giro e da qualunque marcia. Vabbè, questo è uno dei pregi in generale dei bicilindrici, spesso non hai neanche bisogno di cambiare una marcia prima di impostare una curva, quando esci ci sta, lo trovo molto comodo soprattutto per la città, ma quando gira alto è veramente un piacere. Chissà se si sentirà anche oggi. Ieri quando ero fermo ai semafori si sentiva bene. Ieri tra l'altro è uscito un video, sarebbe uscito un video pieno di bestemmie, un sacco di persone che un po' non sanno guidare, un sacco le buche, quelle ci sono tutti i giorni, quindi probabilmente riuscirà un video identico, vediamo un po'. Aia, porca. Come al solito anche oggi è pieno di traffico. Comunque tornando a parlare del motore, ti regala veramente tante soddisfazioni. Questa tra l'altro che secondo me è una cilindrata perfetta per un uso stradale di una moto. Tra l'altro scelta del motore e della cilindrata molto interessante. La maggior parte delle moto dedicate prettamente a patentati di categoria A2 si gira intorno a 300-350 di cilindrata, invece Honda ha voluto dare piena potenza e infatti questa è proprio al limite, 35 kWh, ed è la moto che poi dovrebbe portarti ad acquistare moto di cilindrata ben più grossa, vale a dire dovrebbe essere la moto che ti fa fare esperienza. Secondo me a questo punto possiamo anche iniziare a parlare di ciclistica. Magari tutta questa zona trafficata ve la taglio perché io mi sono già rotto il cazzo, non immagino voi di vedere tutto questo traffico. Dovete sapere che io sono una persona si scoccia molto in fretta. Per me il traffico è una roba proprio sopportabile. Questo è anche uno dei motivi che mi ha portato a comprare la moto, nonostante la macchina sia più comoda, nonostante la moto sia più un lusso e la macchina più una necessità. Io della macchina, a parte la bella passione per la moto, quindi la macchina lo considero poco, però anche solo l'idea di mettermi nel traffico con la macchina non era proprio non era proprio per me, ecco. Tra l'altro una delle mie più grandi paure sono i camion, ve l'ho detto, non lo sapete, mi fanno paura perché non mi fanno vedere quello che succede davanti a me, è una cosa che non sopporto. Questo con lo specchio chiuso mi fa paura anche lui. Ora vi faccio vedere un po' quello di cui parlavo riferendomi alla potenza del motore. Ora arriva una bella salitina. Come avete potuto vedere abbiamo comunque effettuato un sorpasso in salita senza bisogno di scalare nessuna marcia e secondo me è una roba molto comoda tra le altre cose. Comunque torniamo a noi, iniziamo a parlare anche un po' di ciclistica.
sfruttiamo un po' queste belle curve mal asfaltate per parlarne un po', e qua si apre un discorso un po' complicato. Questa viene classificata come moto super sportiva, io mi sentirei comunque di diversa opinione. E dico questo perché partiamo subito con i semi manubri. La cosa che risalta un po' di più sono alti, non sono sicuramente quelli di una super sportiva, ti permettono di stare comunque caricato un pelo in avanti e di sentire le sensazioni dell'avantreno, soprattutto quando lo carichi, quando entri frenando, però al contempo è una moto molto comoda. Comunque restano dei semimanubri non prettamente super sportivi, comodi, come anche tra l'altro la sella e le pedane, che sono veramente basse, forse anche eccessivamente. Parlando sempre di pedane, sono veramente basse, come vi dicevo, tanto basse che io, che sono comunque 1,88 m, 89 m, sono veramente comodo. Ieri ho guidato per circa 2 ore mentre registravo l'altro vlog che poi ho buttato, e oggi non ho alcun tipo di dolore. Ieri, forse dopo la seconda ora, avevo un pelino di fastidio a sedere, ma diciamo che dopo 2 ore ti dà fastidio anche scooter, quindi ci può stare. Passando invece a darvi un po' di numeri, all'anteriore troviamo una forcella telescopica da 41 mm non rovesciata. Allora, questa è una scelta che posso capire, ci sta, per una 500 non fare una forcella a stelo rovesciato, però nel momento in cui tu vuoi fare di una moto quella che porterà i ragazzi come me poi ad acquistare una moto di cilindrata più grossa, per fare una moto per farli imparare, a quel punto secondo me ci sono delle cose alle quali non puoi proprio rinunciare. Questa, vabbè, ci stendiamo diciamo un velo su questa roba qua, però secondo me un'altra grande mancanza di questa moto è il doppio disco frenante anteriore. È presente solo un disco che per carità dicevo frena bene. Questo è per, vedete, questa è la roba che vi dicevo dei camion prima, che poi si crea traffico, non vedo le buche, è una roba che non... Ragazzi, scusate l'infrazione, ma vabbè, dicevo, sta roba del freno anteriore in realtà non l'ho veramente capita, perché se questa vuole essere una moto che serve a imparare, boh, non saprei. Tutto sommato l'impianto frenante, non che io abbia fatto grandissime frenate finora, né d'emergenza né tantomeno tirando la moto, quindi non ho testato proprio il limite, però l'impianto frenante mi sembra tutto sommato buono. Diciamo attenzione che su sta strada stanno i tutor, ecco là, maledetto, grazie per i vostri servigi. Strada e galleggia. A proposito di galleggiare, le buche, aia, le buche in realtà, al di là delle mie sensazioni, i miei aia e le mie bestemmie, vengono assorbite. Cosa diavolo è successo qua? Vengono assorbite abbastanza bene, cosa che mi fa piacere ma neanche tanto. E dico questo perché avrei preferito la moto un pelino più sportiva e più dura, ma questi sono solamente i miei gusti. L'ammortizzatore posteriore invece è regolabile su 9 livelli. Stiamo parlando comunque di un ammortizzatore ProLink, sicuramente non Öhlins, che però per quello che mi è parso di sentire per il momento fa il suo. Ovviamente ragazzi, se cercate prestazioni più elevate sono le prime cose che vanno cambiate. Per quanto riguarda il riparto elettronico, non è presente alcun'altra mappa rispetto a quella di base, non hai la possibilità di modificare o di agire comunque sui vari controlli della moto come il traction control, l'ABS, eccetera eccetera. Non sono neanche sicuro che abbia il traction control, vi faccio sapere. Per quanto riguarda invece il computer di bordo, secondo me si nota particolarmente la mancanza non tanto del contamarce ma della temperatura. Questa è una cosa che a me avrebbe fatto piacerissimo vedere. Qua la strada è a senso unico, che non mi ricordo, sì, ok. Oggi tra le altre cose c'è un'allergia clamorosa. Comunque una cosa che mi piace tantissimo della ciclistica, in realtà per me che sono abbastanza altino, è il fatto che questa moto sia una moto soprattutto, vabbè, non già detto comoda, ma anche agile. Ora probabilmente troveremo un po' di traffico, quindi vi farò vedere che anche nel traffico se la cava tutto sommato bene per essere una moto, grazie ai suoi manubri più alti.
me ne aspettavo di più. Comunque una moto comoda. Credo che cazzo i fossi. Oi, Tropis. Comunque la moto è anche veramente molto leggera, ragazzi, quindi se avete qualche dubbio sul fatto che possa essere troppo pesante per voi, no. Anche riguardo questo mi sentirei molto di consigliarla anche come prima moto, come l'è stata, come lo è anche per me tuttora. Secondo me è una moto che fa il suo, può lanciarvi molto bene in quello che è il mondo poi delle super sportive, secondo me. Comunque ora mi fermo, controllo l'audio, se non va bene mi incazzo, sfondo tutto e chiudo il canale. La nostra bella uscita per il numero. Le palle! E va bene ragazzi, ormai siamo giunti quasi alla conclusione di questa prima recensione. Partiamo un po' con i voti generali. Allora, per quanto riguarda il motore mi sentirei di dargli un buon 9. Il motore è sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più in questo CBR. Trovo che faccia benissimo il suo compito, cioè direi quasi apripista per quella che è la vita, l'esperienza di un motociclista alle prime armi. Secondo me da questo punto di vista fa il suo compito alla perfezione, un motore che si fa trovare pronto a qualunque regime di giri e ti regala gran belle soddisfazioni. Passiamo invece alla ciclistica, mi sarei aspettato un pelino in più, ma forse non era tanto aspettarsi qualcosa in più, era proprio prendere un altro genere di moto. Purtroppo sono l'eterno indeciso, volevo una sportiva ma la volevo anche comoda per viaggiare, sapete, motovlog eccetera, quindi diciamo che al di là di tutto mi sentirei di dare un buon 8 alla ciclistica. La moto è veramente è comunque ben bilanciata e ti consente anche di spingere un pelino se vuoi. Ho dovuto modifiche, comunque secondo me è una ciclistica di tutto rispetto. Comfort invece mi sentirei di darle un 9,5. Il 10 gliel'avrei dato solamente se avessi avuto la sella che ti fa il massaggio. Quindi comunque un gran bel voto, la moto è veramente comoda anche nel traffico, le buche vengono assorbite benissimo dalle sospensioni, consumi anche mi sentirei di dare un buon 9, quindi questo veramente penso sia il voto sul quale sono più sicuro. La moto consuma veramente poco, se guidata ovviamente senza trovarti la marcia a 8000 giri, la moto consuma poco, fa anche 400 km con un pieno che ci sta, insomma. E va bene ragazzi, allora anche per oggi è tutto, vi saluto e ci vediamo presto al prossimo video. Oh che bello guidare senza guanti, guanti comodi, comodissimi per carità, però